Napoli. Vince la Good morning guys, thank you so much for taking the time today and watching this video. This video probably is gonna be one of the most interesting video that you ever see in my 400 videos that I have in this channel, because today I'm going to show you two differences between the two most common flour in the world. Yes, we have Caputo versus 5 Stagioni. So I want to start to say something very important, because it's important. So I don't have any interest in saying which one is better, Caputo or 5 Stagioni. I don't have any interest. This video is not being sponsored from anyone, so it's my own choice to shoot this video, because I want to know from you at the end of this video which one you think it's better. Yes, so those flours I bought it from internet. Like you know, these are the most common flour in the world because they are more easy to find. So we have Caputo here, 1 kilos. This is Caputo 00 red, and we have 5 Stagioni red 00. So exactly the same amount of flour, exactly the same. Today I'm going to show you how to make the same recipe and everything. So we're gonna go ahead and do the same steps and the same dough and see the texture, the differences of the two flours. So I want to make that clear that this video was not sponsored from anyone, and I personally not use Caputo. I don't use 5 Stagioni. I use Mulino Piantoni. Yes, that's the flour that I use personally, but it's not that easy to find. That's why this video today, to show you the differences between the two. I'm going to show you how to make the two dough. So actually, I'm going to show you the actual recipe. So make sure if you get the Caputo or you get the 5 Stagioni, come in this video and you'll find the recipe correct for this type of dough. So, because every flour is a different recipe. This is the recipe for this type of flour. I'm gonna speak a little bit in Italian too, because for my friend in Italy, I want them to understand, because these are two Italian flours. Amici, buongiorno a tutti. Oggi in questo video vi dimostrerò le due differenze tra le due più famose farine nel mondo, cioè la Caputo e la 5 Stagioni, cioè le più trovate nel mercato. Quindi ecco perché ho deciso di fare queste due differenze, perché ovviamente io per tanti anni ho usato la Caputo e per tanti anni ho usato la 5 Stagioni. Ovviamente parto oggi nel dire che io non uso né Caputo e non uso neanche 5 Stagioni, uso la Mulino Piantoni. Quindi il goal di questo video è di dimostrarvi, prima cosa di darvi una ricetta corretta per le due farine. Seconda cosa è per dimostrare la differenza tra uno e nell'altro, però non lo farò io questo. Chiamerò uno fuori che non ha visto quale farina stiamo usando e ci dirà qual è migliore. Tu nei commenti commenta sotto e mi dirai qual è migliore. Grazie per la visualizzazione, andiamo dentro al video, andiamo dentro la ricetta. Ecco qua, oggi faremo i due impasti nella stessa maniera, quindi this is our two exactly recipe. We need 600 grams of water, 5 grams of dry yeast and 15 grams of sea salt. Let's get my maglia, my personal custom maglia, coming soon, link in description. I want to repeat this, I don't have any interest on which one is better. Just make sure. Amici, voglio un attimino ribadire questa cosa, non ho nessun interesse nelle due farine, quindi andiamo nella ricetta. Perfect. I start to say that here we are gonna make the most simple as possible the recipe. Questo è un impasto diretto molto semplice. 650 grams of water, of dry yeast, 1 scoop of olive oil. If you cook home, it's better at low temperature. Mix a little bit. 1 kilo of flour. Of course, we're gonna go ahead and put only 50% of the flour.
Let's put some salt. Let's mix everything again, and now we can go ahead and put the rest of the flour. There we go. Let's mix everything up. So we're gonna mix everything in the box until it's everything together. Until it's nice and smooth. It's all together, nice and smooth. The dough, we can let it rest for 15 minutes. There we go, with plastic wrap. Let's close it really well. Let's put it in one side, and let's start to make the same one with the caputo. We're gonna do the same exactly thing. Remember, so we put the water, 650 grams of water, 5 grams of dry yeast. If you have fresh yeast, go with 10 grams. Now we have 1 teaspoon of olive oil. And done. Now we'll go ahead and let it rest together. Here you go, 15 minutes passed by. Let's go ahead and let's make the ball again. The goal here is to make the dough nice and smooth. So we're gonna go ahead and do this because this one makes the dough nice and strong with full of air. There we go. Now you can see that it's nice and smooth. We can go ahead and let it rest for about 2 hours. At room temperature, just like this, on top of the counter. Let's put this one, this way we don't forget. So let's go ahead and let's make the balls on the caputo one. The dough. And we're gonna make the balls about 260 grams each. 260 to 280 for a Neapolitan original pizza. Now let it rest for 5 to 6 hours at room temperature. Now we'll do the same thing. Go ahead, let's place the balls. Now we have the dough, we separate each other, and now we're gonna let it rest for 5 to 6 hours, depende on the room temperature. Amici, ora lo lasciamo a temperatura ambiente, dipende dalla temperatura ambiente, dalle 5 alle 6 ore. Okay guys, we have the dough is ready, but I'm gonna keep it hide. Ragazzi, lo lascerò nascosta perché oggi sarà speciale. Paolo, vieni qua, vieni. Guys, we have my friend, of course, Paolo here. Ciao. That he doesn't know what's going on inside here, but I'm gonna tell him what's going on. Amici, Paolo non sa che cosa sta succedendo, che cosa sto facendo. So I'm gonna explain a little bit in Italian first. Allora Paolo, qua abbiamo 2 pizze, caputo e 5 stagioni. Tu sei familiare, ovviamente, 20 anni di mestiere. 20 anni di mestiere. Oggi io farò queste 2 pizze e tu mi dirai qual è migliore. Sì. Paolo mi dirà qual è migliore come pizza. Ci provo. E se riesci mi dici pure quale. Se riesci. Okay guys, so I just told Paolo that Paolo, of course, we have Caputo e 5 stagioni. He's been working for over 20 years, so he knows he's been working for 5 stagioni, with 5 stagioni and with Caputo. So he doesn't have any interest, he doesn't know what's going on, which one is which. So he's going to tell us which one is better. I know that you know, but he doesn't know. So let's go into making the pizza. Andiamo a fare sta pizza, Paolo. Anzi, tu no, mi devi fare un po', devi andare dietro. Devi andare dietro e ti chiamo quando è pronta la pizza. Così. Guys, Paolo is in the back. He's not here with us. He's not here with us. So he doesn't know anything. Here, what I'm gonna do, I'm going to put the basil. Remember this. I'm going to put the basil on the Caputo one.
Yes, I'm gonna tell in Italian. Allora Paolo sta dietro, non sa nulla di quello che sta succedendo, di quali sono le pizze, quindi vi dirò a voi un segreto. Quella con la Caputo ci metterò il basilico, quindi il basilico andrà sulla Caputo. Attenzione, attenzione al basilico. Let's remember, I'm gonna give a little cut. Here we're gonna make two basic, simply margherita. Yes, it's going to be crazy. The pizzas are ready. I can't wait to see I can't wait to see Paolo's decision. Ora vi faccio vedere. I'm gonna show you the pizzas right now, and you choose in the comment below which one you think is better. I know the tasting part you can't, but by looking, I wanna see the comment below. Amici, voglio il vostro aiuto commentando sotto qual è la migliore secondo voi. There is the pizzas. And of course, guys, we're gonna go see the inside before we call Paolo and see what he thinks. Actually, you know what? I'm gonna give my own opinion too on this. Amici, alla fine di questo video vi darò la mia opinione. Perché no? Ci siamo? Aspetta, Paolo. Vabbè, Paolo non sa, vieni qua, vieni. Tu non sai quale sia quale. Facciamo vedere un attimino l'interno delle nostre pizze. Gli amici a casa sanno di che cosa stiamo parlando. Ora è il tuo turno, Paolo. Aspetta. Abbassati un poco, Paolo. Abbassati un po'. Qua ci dobbiamo abbassare, dobbiamo far vedere alla gente. Ok, guys, you know what's going on here. You know which one is which. Now it's Paolo's turn, and then at the end of this video I'm gonna give my own opinion. Amici, siamo pronti all'assaggio alla cieca. Vai. Già tagliata, Paolo, vai. Ti vuoi tagliare il tuo slice? Tagliati il tuo slice. Vai. Sta per assaggiare la prima, ragazzi. La prima. Non ci devi rispondere subito, dopo quando hai assaggiato tutte e due. Questo è la 5 stagioni. Giusto? No, non lo so ancora. Vai. Questa è la 5 stagioni. Dillo ad alta voce qua, in Questa inglese. è la 5 stagioni, secondo me. La riconosco. C'ha un sapore che lo conosco già da tanto tempo ed è la 5 stagioni ed è molto buona anche per fare la pizza napoletana, molto buona. Leggera. Quindi secondo te questa qua è la Caputo? Questa, a me, mo. Dalla conferma, dai. Questo è Caputo e questo è 5 stagioni. Comunque vi devo dire la verità, io preferisco la Caputo perché c'ha un mulino che gira lento e ti dà una fragranza, un sapore più... So guys, Paolo is correct. You know, this is 5 stagioni. Congratulations. He knows, and swear to God, he didn't know, he was in the back. And what did you say? Which one you prefer? I prefer the Caputo, especially for Naples style. For Naples style Caputo, you see also the color. This one is a little bit more brown than this one, and you cook in the same oven, the same temperature. I think that the Caputo is perfect for Naples style. 5 stagioni is much better for direct, Bari style. Because the mulino, where they do the flour, this is very old style, because very slow, this goes faster, and that's, I believe, the difference.
Paolo is very informative. Amici, cioè Paolo ha azzeccato la prima botta, questa è l'esperienza. Ovviamente voi a casa è difficile capire un po', però cioè, noi da professionisti riusciamo a capire la differenza solo dal vederlo. Ovviamente è difficile capire qual è quale. Ora tocca a me. Guys, now it's my turn. It's my turn. I cannot stay without pizza. So I'm gonna taste. I've been working with 5 Stagioni for a lot of years. Same thing with Caputo. So they are two great flours, of course. Guarda, sa pure della 5 Stagioni, cioè non si dimentica mai. Anch'io avrei, se riuscito a capire qual era. La Caputo già lo so qual è il sapore della Caputo. Meglio secondo. Napoli. Vince la Caputo secondo tutti e due noi, no? Entrambi noi. Ma personalmente le pizze sono buonissime tutte e due, alto livello, però ovviamente la Caputo è una farina napoletana, credo che forse un millesimo di Qualcosa in più ce l'ho. qualcosa in più per la pizza napoletana c'è, però anche la 5 Stagioni non è male, cioè diciamo che per me sono stesso livello, va. Sono due ottime farine, due grandi farine che tutta Italia ha sempre usato, il mondo, tutto diciamo. il mondo, anche specialmente i pizzaioli italiani non hanno mai cambiato queste farine con altre farine. Caputo, 5 Stagioni sono le più usate nel mondo pizza. E per questo motivo oggi ho deciso di fare questo video, perché sono le farine più usate al mondo. comuni, sì, Ovviamente più noi non pizze. usiamo queste farine, ecco perché ci siamo permessi di fare questo video Vito ha dovuto prendere queste farine su Amazon. Amazon. But, Se uno vuole, ricerca e trova i prodotti che servono per raggiungere i propri obiettivi. certo. Guys, amici, se usi la Caputo condividi, se usi la 5 Stagioni condividi comunque questo video. Guys, of course we talk about the flour. For me they are about the same level honestly, but for Neapolitan pizza specifically Caputo have a point extra on that, but they are both really great. And then I mean, if you use Caputo, please share. If you use 5 Stagioni, please share. It doesn't matter, you go share. Thank you so much guys from Maestro Vito Iacopelli. Forza. Paolo, coming soon, so many videos. Abbassati un poco e salutiamo. Ciao. Insieme, come fa Vito? Okay guys, this video is over. I'm sorry I forgot to say something really important to Caputo team and the 5 Stagioni team. Guys, you know I've been working a lot of years with both of you guys. They are really great flours, and if you are buying a Caputo, stick with Caputo. It's a really great flour. If you're buying with 5 Stagioni, stick with the 5 Stagioni flour because they are both excellent flours. This video is just to show you the differences, if there were some differences. Now it's your time to comment below, and then I want to say thank you to Caputo and thank you to 5 Stagioni for this flour, for bringing this flour all over the world. Thank you so much. I'll see you soon from Maestro Vito Iacopelli. I'm gonna eat some more pizzas. I'm gonna eat both together. The important thing of this flour, you know what is it? That you feel in Italy. Thank you. I'll see you soon, guys.